Ciao, in questo video ti faccio vedere come si realizza un programma tipo questo che ho fatto della gestione del magazzino. Siccome in tanti mi avete chiesto informazioni su come ho fatto a realizzarlo, ho deciso di fare questa mini guida che non vuole sostituire corsi o tutorial che ci sono su internet. È solo come ho fatto io a realizzare tutto questo. Non farò vedere la gestione magazzino, ma un altro piccolo programma che mi ha chiesto un amico sulla gestione degli ordini. Prima di iniziare un progetto bisogna stabilire un po' le basi. Io ho creato un foglio su cui possiamo andare a ragionare. Il foglio di lavoro è questo, l'ho chiamato programma ordini, ho buttato giù un po' quello che deve essere e poi si inizierà a creare il database. Quindi ci saranno, lo scenario è questo, c'è un laboratorio e un ufficio acquisti, un laboratorio con più persone dove devono comunicare all'ufficio acquisti i materiali elettronici in questo caso che bisogna andare a ordinare. E è sempre un problema passare i fogliettini o le informazioni perché poi o vanno perse o gli ordini si perdono e non c'è la tracciatura di questi ordini. Gli ho detto, ciao, ti faccio un programmino, tanto viene semplice. E adesso vediamo come l'ho pensata. Ci sarà una pagina di inserimento di questo ordine di componente, ci sarà una pagina per visualizzare tutti gli ordini che sono stati inseriti, ci sarà una pagina dove si potranno vedere gli ordini da evadere, quelli evasi e un sistema di editazione degli ordini. Ci sarà la gestione degli utenti, quindi gli utenti dovranno loggarsi, il laboratorio e l'ufficio acquisti potranno fare cose diverse. Ad esempio il laboratorio potrà inserire la quantità richiesta, il codice del fornitore richiesto, perché poi l'ufficio acquisti inserirà la quantità ordinata che potrebbe essere diversa da quella richiesta e anche il codice prodotto ordinato che potrà differire da quello richiesto. Il codice produttore e il produttore, la descrizione, il fornitore richiesto e l'ufficio acquisti il fornitore ordinato, dove avrà ordinato il prodotto che potrà essere diverso da quello richiesto, perché magari dove il laboratorio ha richiesto magari non è più disponibile e viene ordinato da un'altra parte. Il riferimento all'ordine, alla produzione, un riferimento interno, eventuale prezzo, e l'ufficio acquisti avrà la data dell'ordine, quando il prodotto arriverà il laboratorio lo controllerà e verrà inserita la data di arrivo. L'ho pensata così che poi man mano che si svilupperà il programma tante cose verranno ovviamente cambiate perché verranno in mente altre cose o modifiche varie. Ci sarà un utente amministratore che potrà fare tutto e gli utenti, a secondo se sono dentro nel gruppo laboratorio o nel gruppo ufficio acquisti, avranno permessi diversi. Già adesso mi è venuto in mente che nella tabella utenti serve il gruppo e quindi ci vorrà anche una tabella gruppi che ancora non ho fatto. Ho anche previsto una futura evoluzione, quindi aggiungere dei progetti per abbinare tutti i componenti del progetto e fare magari il totale dell'ordine per progetto, quindi totale di componenti e di prezzo. Quando si crea un progetto la cosa più importante è creare il database, perché se si parte male poi si va avanti male con le tabelle. Io uso un tools che si chiama MySQL Workbench, che si può scaricare a questo indirizzo, dove ci consente di creare queste tabelle ER, si chiamano, che sono diagrammi entità relazione, che ci aiutano appunto a stendere nel migliore dei modi le tabelle e fare le relazioni, che poi andremo a vedere. Altri tool che ci serviranno sono ADSQL, perché io preferisco usare questo anziché MySQL Workbench per gestire le tabelle. Uso MySQL Workbench solo per le tabelle ER, poi XAMPP che già l'abbiamo visto o l'Eragon che già l'abbiamo visto. Uso Visual Studio Code per il codice ed eventualmente l'intelligenza artificiale verrà in aiuto. Uso l'iStudio di Google. Questo è MySQL Workbench, lo possiamo scaricare da qui, io l'ho già installato. XAMPP lo possiamo scaricare da qui. Chi vuole usare l'Eragon anziché XAMPP, che secondo me è molto più potente, però io non lo uso perché ho un problema che sul server di questo mio amico qui sta girando una versione di PHP molto vecchia, una versione di Apache molto vecchia, una versione di MySQL molto vecchia e purtroppo ha altri software che stanno girando, non si può fare l'aggiornamento, adesso non la sto a raccontare tutta, però devo ricrearmi un ambiente vecchio per lavorare con questo ambiente vecchio che purtroppo non mi consentirà di
utilizzare tutti i nuovi comandi messi a disposizione ultimamente da PHP e anche lo stesso MariaDB. Poi Visual Studio Code, altra piattaforma gratuita di proprietà Microsoft che si collega a GitHub, all'intelligenza artificiale. È chiaro che intelligenza artificiale qui dentro nel piano gratuito si può fare ben poco e bisogna avere piani a pagamento. Per creare sito mi avvalgo di Bootstrap, che è questo, mi avvalgo dei sistemi già pronti, diciamo, per la grafica. Uno è Bootstrap, poi uso anche jQuery e eventualmente font Awesome. jQuery è questo e i font sono questi. Uso quelli free, li filtriamo cliccando su qui e poi anche qui, se li userò, adesso vedrò, le cercheremo qui, che sono divise per categorie, o si può fare anche la ricerca qui, scrivo ad esempio car, escono tutte le auto e così via. Vediamo adesso il programma MySQL Workbench. Al primo avvio si presenta in questo modo, dobbiamo fare File, New Model e poi dobbiamo fare doppio clic su Add Diagram. Si apre questa finestra. Per aggiungere le tabelle dobbiamo cliccare da qui, dobbiamo rinominare il database, nel mio caso è ordini, faccio un 2 perché uno l'ho già fatto, bisogna fare rename, ok, poi bisogna cliccare qui su piazza place new table, quindi devo inserire una nuova tabella, posso già usare dei template che ci sono dentro e così via, se no posso farlo a mano disegnando la tabella, quindi cliccandoci sopra, la tabella è vuota, doppio clic, si apre questa finestra, gli possiamo dare il nome. La prima tabella che dobbiamo creare è utenti, quindi users, di solito si chiama user la tabella utenti, poi se facciamo doppio clic qui già ci dà un'indicazione del campo id, lo chiama id user, andiamo a vedere come l'avevo chiamata io, id user, per renderlo più comprensibile ho fatto la U maiuscola, data type, qui dipende se dobbiamo fare tanti utenti e pochi utenti, si possa lasciare un int o un medio int 8 come ho fatto io, lasciamo int, chiave primaria, tolgo un attimo il faccione, così qua riusciamo a vedere, quindi chiave primaria nn sta per not null, dobbiamo abilitare l'auto incremento perché questo è un campo che si deve incrementare da solo man mano che si aggiungono gli utenti e poi andiamo avanti, ci serve l'username, email, password e il gruppo che mi sono dimenticato di crearlo, quindi qui cosa facciamo? Scriviamo proprio username varchar 16 caratteri, not null, va bene, qui quello sopra possiamo dirgli consigned perché non andrà mai in negativo, username poi possiamo fare user email, qui l'avevo chiamata solo email, va bene, le mail a volte sono molto lunghe, lasciamo pure 255, not null, vediamo un attimo sto campo, password, facciamo lunghezza 32, anche questo non deve essere nullo, cioè deve essere per forza compilato, e poi aggiungiamo gruppo che però andiamo a prendere un'altra tabella, quindi magari mettiamo, i gruppi saranno pochi, facciamo medium int 8, not null, senza segno, però questo non è gruppo ma è una chiave che fa riferimento a un'altra tabella, quindi gli metto davanti ks e qui il time io l'ho chiamato create time quando è stato creato l'utente, che fa sempre comodo, mettiamo un timestamp e qui gli metto current timestamp in maniera che MySQL o MariaDB mi compila in automatico questo campo inserendo la data ora attuale. In automatico ho creato anche l'indice poi magari li vediamo in SQL, aggiungiamo la tabella gruppi, doppio clic, gruppi, i gruppi sostanzialmente sono solo 2, però in futuro magari sono più di 2, se non vogliamo fare un'altra tabella che i gruppi sono solo 2 si potrebbe fare in un altro modo, rieditiamo questa tabella, anziché ks gruppo li lasciamo gruppo e qui li mettiamo enum o set enum, qui mettiamo dentro i valori, virgolette, lab, virgola, uff, che sono i due gruppi, laboratorio ufficio. Quindi per ogni utente c'è la possibilità di selezionare un gruppo, così ci mettiamo una tabella con tutto quello che viene dietro, perché io sono sicuro che comunque i gruppi saranno sempre 2. Poi devo creare la tabella ordini, doppio clic, la chiamo ordini, adesso non sto lì a creare tutti i campi se no viene troppo lunga, metterò solo quelli più importanti che sono questi ks user,
poi adesso andiamo a vedere, quindi ordini, poi clicco qui 2 volte, c'è l'id ordine, chiave primaria, autoincremento, not null, ok, e unsigned. Poi aggiungiamo quantità, qt a richiesta, ho fatto medio int 8, not null, e facciamo subito le chiavi. Per ogni ordine ci sarà l'utente, lo vediamo qui, utente che inserisce e l'utente che fa l'ordine. Quello che inserisce è il laboratorio, quello che farà l'ordine è l'ufficio acquisti. Quindi queste qui sono chiavi esterne. Per disegnare le chiavi esterne dobbiamo usare questi strumenti. Questo qui è 1 1 molti. Quello che ci serve a noi adesso è 1 molti, perché un utente è collegato a più ordini. Quindi prendo questo strumento, clicco qui e clicco qui, e in automatico ci aggiunge una nuova riga con già le chiavi, che adesso andiamo a modificargli il nome. User, io l'avevo chiamato ks user ins perché è una chiave, quindi ks user ins, che è quello che lo inserisce. Andiamo a vedere gli indici, fk sta per chiave esterna, ordini user, qui scrivo ins, e la chiave esterna che è questa, anche qui ordine user ins, che poi ce ne sarà un'altra, così user, che fa riferimento alla tabella id users, lo vediamo qui, ks user ins deve fare il match con id user. Infatti se passo sopra mi evidenzia questi due campi. Dobbiamo fare la stessa cosa con il campo user, quest'altro user ord, che è quello che sarà l'ufficio acquisti quando andrà a fare l'ordine. Quindi prendo ancora l'1 a molti, allarghiamo un po', poi 1 a molti, clicco qui e clicco qui, mi aggiunge un altro record, un'altra chiave, che poi vado a rinominare anche questo, lo chiamo ks user ord, che sta per ordine, chi farà l'ordine. Chiave indice, anche questo qui la rinomino come ord, e la chiave esterna, anche questa la rinomino come ord, che deve fare il match in questo modo. Adesso dobbiamo creare la tabella fornitori, doppio clic, colonne, doppio clic di fornitori, chiave primaria, unsigned, autoincrement, qui l'autoincrement l'avevo messo, sì, ok, e qui si va avanti, nome fornitore, eccetera eccetera, il link, si aggiungono tutte le informazioni del fornitore, il sito web, eccetera eccetera. Quello che ci interessa a noi è che adesso qui dobbiamo mettere la chiave esterna a fornitori, l'1 a molti, anche qui, quindi si clicca qui, perché l'ordine è allegato a 2 fornitori. Posso fare ancora il fornitore, come ho fatto sull'utente, un fornitore inserimento e fornitore di ordine, così. Quindi clicco 2 volte qua, e anche queste le rinomino fornitori ins e fornitori ord. Volendo si possono anche lasciare così 1 e 2, però per ricordarci sarebbe meglio rinominarle. Comunque già così funzionano. Adesso faccio un po' velocemente. Dovremo arrivare a una cosa di questo tipo. Quando il diagramma è completo con tutte le tabelle, possiamo esportarle in automatico per MariaDB, e si fa da qua, database, forward. Se abbiamo il web server attivo ce le va a scrivere, oppure possiamo fare in questo modo. Qui possiamo fare delle modifiche come verrà creato il database, possiamo fare anche dei filtri. Quello che mi interessava a me è arrivare qui senza andare a popolare il database, perché lo facciamo a mano prendendo le SQL e facendole direttamente in SQL, perché poi andremo a vedere anche le chiavi primarie se sono corrette. Quindi lo copio in clipboard e creo un file di testo e lo salvo. Lo metto via perché adesso dobbiamo preparare tutto l'ambiente con SAMP per poter lavorare. Qui possiamo vedere la versione, si può dire, definitiva, che adesso useremo per importare ID SQL. Vediamo le chiavi esterne, questa qui, questa e questa qui. Le 4 chiavi esterne vengono evidenziate passando col mouse sopra alle linee tratteggiate. Questo è il programma ID SQL. Una volta che è lanciato è già preconfigurato con indirizzo locale, l'utente root, password niente, porta è già giusta, dobbiamo solo fare apri. Vedremo
questi database. Dovremo creare un nuovo database facendo nuovo database, lo chiamiamo ordini, e adesso andiamo a importare quello che ho copiato prima, che l'ho messo su un file, lo vado ad aprire, eccolo qui, entriamo in ordini, qui ci sono le query, possiamo o farle tutte insieme o farle una alla volta. Io preferisco farle una alla volta così le controllo. Questa qui è la tabella user. Per eseguirla bisogna cliccare qui su esegui e se entriamo qui dopo aver fatto una aggiorna troviamo la tabella user dove possiamo vedere tutti i campi. Vediamo gli indici, primary key, id user è già a posto. Andiamo avanti con le altre query. Questo è fornitori, cancello questa e incollo quest'altra, poi andiamo avanti, creiamo la grande tabella ordini, eseguo, c'è un problema, corretto la query perché l'errore che usciva erano per le chiavi non compatibili con MariaDB vecchio e ho dovuto un po' modificarle, rifacciamo la query, dovrebbe averla presa, ordini, ok, tabella, le chiavi esterne ci sono, dovrei vederle anche qui con gli indici, perfetto, poi controlliamo user e fornitori, perfetto, tabelle sono create. Terminato il database posso avviare Xampp, che ho utilizzato una vecchia versione, se con il browser scrivo localhost arrivo alla directory principale. Adesso io ho cancellato i file iniziali di Xampp e ho messo un file che si chiama info.php con all'interno una semplice istruzione php info che mi fa vedere la versione di PHP e tutte le altre informazioni dei moduli caricati e le versioni, in maniera di capire che tutto funzioni. Per utilizzare un dominio locale dobbiamo configurare sul PC il file host che lo troviamo dentro in C, Windows, System32, Driver etc. Dobbiamo usare un notepad come amministratore perché se no non riusciamo a editare il file host. Nel file host c'è dentro una cosa simile, dobbiamo aggiungere una riga, dirgli che l'indirizzo locale corrisponde a un dominio, l'ho chiamato ordine.test. Lo possiamo salvare, però non è sufficiente perché bisogna andare poi nelle configurazioni di Xampp in Apache o Apache, dentro in conf c'è extra, c'è httpd virtual host, lo apriamo, dobbiamo aggiungere il percorso di Xampp, la cartella che abbiamo creato e il server name, questo qui è quello che c'è dentro nel file host che abbiamo visto. Dobbiamo poi stoppare e riavviare Apache, io l'avevo già fatto, e qui se adesso scrivo ordini.test arriviamo sempre alla stessa pagina, però anziché esserci scritto localhost c'è scritto il dominio, quindi riusciamo a simulare meglio il nostro sito. Volendo si può anche usare in HTTPS, però bisogna configurare le chiavi, è una cosa un po' più complicata, per questo consiglio di usare l'Eragon, come già fatto vedere in un altro video. Ritorniamo in htdocs, la cartella creata, dobbiamo creare una struttura al sito. Io di solito creo una struttura in questo modo, faccio una cartella config, ci metto dentro un file htaccess con scritto deni from all, o anche tutto questo, basterebbe anche la sola direttiva deni from all, a patto che i moduli siano attivi, e il file database php con le configurazioni del database che abbiamo appena fatto. Questo è un piccolo trucco per evitare l'accesso diretto al file. Adesso ti faccio vedere. Se io tento di accedere al file database PHP scrivendo qui config mi dà accesso negato, ma questo adesso è l'htaccess. Se io rinomino l'htaccess, ne metto un underscore davanti, aggiorno la pagina. Questo funziona su Linux ma su Windows no, bisogna cambiare e mettere realpath, salvo, aggiorno, infatti esce accesso non consentito. Perfetto, rimetto a posto anche l'htaccess, qui c'è un altro htaccess nella root, andiamo a vedere cosa c'è dentro, il flag degli errori on per il debug e l'accesso solo in LAN dagli indirizzi che iniziano per 192.168.1 o il locale, tutti gli altri IP non possono accedere. L'info PHP, quello che abbiamo visto prima, poi ho creato un altro directory che si chiama asset, con dentro dei CSS di Bootstrap e jQuery, quelli che abbiamo visto all'inizio, e di JavaScript di Bootstrap e jQuery, pronti per essere utilizzati. Adesso ci manca, questo lo possiamo anche cancellare, di creare l'index
PHP, che è il file principale. Come ti ho detto all'inizio, faccio uso di Visual Studio Code, faccio file, apri cartella e vado ad aprire la cartella ordini. Se ci esce questo errore, perché è la prima volta che facciamo accesso, gli diciamo sì perché è un nostro programma. Quindi qui possiamo creare un nuovo file, cliccando col destro, facendo un nuovo file index.php. I file PHP iniziano sempre con aperta virgolette punto interrogativo PHP, ci dà un autocompletamento. Se io salvo e adesso vado nella root, mi esce il Word. Abbiamo fatto il primo file nostro PHP, che è l'home del sito. Per creare l'home del sito o ci mettiamo a farlo a manina in HTML, se no ci facciamo aiutare da template già fatti. Io vado sul sito di Bootstrap, questo è il sito di Bootstrap, andiamo su esempi, qui abbiamo degli snippet dove possiamo prendere spunto. Vediamo se c'è qualcosa che può sembrare una nostra home. Proviamo a vedere questa. Possiamo usare il codice di questo e pulirlo di tutto il non necessario. Quindi clicco il destro, visualizza sorgente pagina. Purtroppo anziché aiutarci hanno fatto HTML compresso. Vabbè, copiamo tutto, CTRL A, CTRL C e andiamo su VS Code. Adesso tolgo il PHP, lo uso come file HTML puro. Poi clicco il destro, formata documento, eccolo qua. Qui dovremo togliere tantissima roba che a noi non ci serve e sistemare tutti i link, tipo autore, potrei fare rg4 tech, description, ordini, generator, niente, lo togliamo, poi questi li togliamo, bootstrap noi ce l'abbiamo, integrity lo togliamo, ce l'abbiamo in locale che è dentro nella cartella, andiamo a vedere, asset, CSS, quindi qui posso scrivere asset CSS, poi tutta quella roba qui non ci serve, la favicon per adesso non c'è, meta, link, gli style li possiamo per ora tirare via tutti, c'è una pagina bella pulita, lasciamo un attimo il body, poi il JavaScript di Bootstrap ci serve, la classe la togliamo, anche l'integrity e anche questo lui ce lo propone come asset JavaScript, è corretto. Vediamo il locale se si vede qualcosa, è già qualcosa, il menu in alto c'è, adesso gli abbiamo tolto un po' di CSS quindi non va bene, ma tutta quella roba qui a me non serve, quindi la tiro via. Footer, vediamo cosa c'è nel footer, per adesso tiriamo via tutto, il main tiro via tutto, il navbar lo lascio che è una barra di navigazione, poi qui c'è qualcosa, questo qui è qualche simbolino, lo cancello, vediamo questo di qui cosa c'è, per adesso lo lascio, penso che sia il pulsantino del mobile, questo, ok, aggiorno la pagina, ritorniamo in mobile, io uso Firefox, lo preferisco rispetto a Chrome per fare il debug perché ha tante utility in più, tipo questa dei cookie, c'è anche per Google Chrome, ma questa la preferisco, anche la barra di analisi sotto la preferisco, poi in più facendo CTRL SHIFT M posso passare in mobile, manca da cancellare questo, andiamo a vedere che cos'è, è dentro qui in symbol circle half, faccio un CTRL F, eccolo qui, symbol, sono tutti simboli, inizio a eliminare questo che non vorrei eliminare, faccio un F5, questo qui che non va eliminato, vediamo un po', no, non sono quelli, quindi tutti i simboli SVG posso toglierli, faccio ancora un formato documento, aggiorno F5, ok, questo menu funziona, c'è rimasto questo che non andiamo a togliere, e dentro dove c'è button, CTRL F, sono questi bottoni qua, quindi tutta questa roba qui, cancelliamo, F5, c'è un errore, che manca la favicon, vabbè fa niente, dopo la faremo. La favicon è l'iconcina che c'è qui, basta copiare un file che si chiama favicon.ico nella root del sito, se no i browser si lamentano che manca. Questa è la mia home vuota, però adesso preferisco separare l'header, footer dal contenuto. Nell'index farò solo i reindirizzamenti, quindi creo una cartella che si chiama includes dove ci sono tutti i file inclusi e ci metto dentro l'header, il footer, invece il file home, diciamo il file principale, lo metto pure nella root e lo chiamo home. Quindi cosa faccio? Le intestazioni le tolgo da qui,
faccio un CTRL X e le metto nell'header. Qui faccio PHP, salvo. Se qui scrivo PHP e primo invio, già c'è l'autocompletamento. Io qui gli avevo tolto PHP, però è meglio scriverlo perché sennò bisogna andare a modificare una variabile di PHP. PHP, facciamo un include, aperta parentesi, aperta virgolette, dobbiamo dargli percorso, quindi siamo in includes, header, punto e virgola, salvo, mi dà errore, qui devo chiudere però PHP, ok, faccio una aggiorna, se vado a vedere il codice sorgente c'è il mio header, poi il body finisce qui, adesso facciamo il footer, nel footer io ci metto tutto questo, quindi CTRL X, CTRL V, salvo, e anche qui ne fa la stessa cosa, ma anziché header, footer, e anche qui se aggiorno, qui è rimasto dentro il product example, andiamo a vedere perché, perché nel title bisogna scrivere ordini, ok, footer a posto, adesso facciamo la home, nella home ci mettiamo questo, però io direi poi di togliere anche il navbar, quindi CTRL X, l'home mettiamo qui, salvo, e qui facciamo un altro include ed è home, però non è più dentro include ma è home e basta. Quindi il mio index PHP si è ridotto in 3 righe di codice e la pagina funziona lo stesso. Nella home io tirerei via anche il navbar. Il navbar è un file incluso, quindi qui faccio nuovo file, lo chiamo navbar.php e ci metto dentro la navbar che è questa qua, sì, andiamo a vederla con l'Inspector, nav class navbar, ok, cerchiamo il nav class, eccolo qui, quindi è tutto questo che dobbiamo togliere, faccio CTRL X, la navbar è tutta questa, e però qui adesso dobbiamo aprire PHP e scrivere include, ce lo suggerisce, ok, salvo, ed ecco la nostra struttura terminata, il footer lo mettiamo qua in fondo, header, navbar e home, e così abbiamo il nostro sito diviso su più file. Adesso preparo un po' di codice e poi ve lo commento. Ho cambiato qui il colore, adesso devo fare la schermata di login. Per i form di login possiamo fare uso già di codici pronti, ad esempio questo, ce ne sono diversi, possiamo scegliere. Io scelgo quello base, che è questo, il codice è questo, lo copio, lo incollo qua, salviamo, vediamo il risultato, c'è il container a tutto schermo, qui, email, password, adesso lo adatto alle mie esigenze, tipo tiro via la registrazione perché la registrazione sarà fatta solo da admin, anche la password niente, ricordami, vediamo, quindi il modulo è già pronto, qui magari anziché email gli metto username e password. Vediamo un po' cosa ha fatto. Ho modificato l'index e ho messo un if, se l'utente è logato mostra a home, se l'utente non è logato mostra il login, che è questo. Nel login ho aggiunto delle variabili di errore o di success, quindi dove mi usciranno dei messaggi. Vado a recuperare le variabili post, username, password e remember, che è il ricordati. Nel footer ho aggiunto questo footer qui che se ne sta sempre in basso, aggiungendo i CSS richiamati nel header. Ho spostato anche la home dentro in include, i CSS li richiamo qui, i CSS del sito lo chiamate site.css. Ci sono questi CSS qui per mantenere il footer sempre flottante in basso. Poi andiamo avanti, nella home PHP adesso non c'è niente, faccio solo il confronto, se non sono loggato mi riporta all'index, poi tutte queste logiche qui le devo rivedere. In database PHP ho aggiunto la connessione che ancora devo testare, un file di autorizzazione che è tutto da vedere, il logout è da provare, e ho preparato una query per inserire il primo utente che è admin con la password 123456, e ho aggiunto anche nella tabella utenti un remember token che serve per ricordare l'utente loggato anche nel database. Questa la cancello, inserisco questa query, la eseguo, mi dà un warning che l'user ID non ha default value, quindi c'è un errore. Qui manca auto incremento, manca l'auto increment sul campo indice. Adesso ci sono dei dati,
Ho quindi messo a mano l'id user a 1 e qui gli ho aggiunto auto increment, quindi la password è 1 2 3 4 5 6, vediamo se funziona. Admin 1 2 3 4 5 6, c'è questo errore che adesso vado a vedere, non trova la colonna id. Adesso faccio un controllo e poi ti dico. Ho sistemato il problema dell'errore dell'id perché avevo sbagliato qui a scrivere, anziché id user avevo scritto id. Testiamo il sistema di login, quindi è admin e la password 1 2 3 4 5 6, non spunto ricordami. Ok, andiamo a vedere i cookie. Questo plugin è molto comodo per vedere i cookie. C'è il cookie di sessione, infatti se io aggiorno o cambio pagina, adesso non c'è nessuno, sono sempre loggato. Mi sloggo nel database, nel remember token non c'è nulla finché non clicco su ricordami. Faccio ricordami, vado a vedere i cookie, ho il remember token che è questo e l'username admin. Il remember token deve essere uguale a quello del database. Aggiorno in maniera che quando si ritorna in una volta successiva il sistema fa il controllo del cookie che adesso dura un mese, la durata la si può mettere come si vuole, fa il controllo tra il cookie e il remember cookie, se sono uguali mi fa entrare, quindi il sistema di login funziona perfettamente. Adesso questo logout qui lo devo portare qua sopra, il login non lo metto qui perché lo faccio già uscire quando si accede alla index e uno non è loggato. Ho quindi messo il link utente qua in alto dove c'è tutta la gestione utenti, quindi ho possibilità di modificarli, l'admin non si può eliminare, posso creare un nuovo utente, dargli il gruppo o modificare un utente cambiandogli il gruppo, cambiandogli la password. Qui è rimasto un link vecchio che devo già correggere. Se faccio il logout e mi loggo come un utente non amministratore, ovviamente non ho il link utenti. Lo vediamo qui, questa è la navbar, ho messo degli if, quindi il menu qui in alto, che ancora sono da fare, vengono visualizzati solo se l'utente è loggato e il menu utenti viene visualizzato se l'utente appartiene al gruppo admin. Ho aggiunto un file di gestione utenti, un file che si occupa di aggiungere l'utente e un file che si occupa di modificare l'utente. Sotto c'è sempre l'HTML e sopra c'è la cattura del post quando si preme submit sul form. Vediamo ora come ricevere le notifiche via Telegram dell'inserimento degli ordini verso l'utente o gli utenti appartenenti al gruppo ufficio. Io ho fatto un file con le istruzioni che inserirò all'interno della cartella di tutti i file dove c'è la documentazione. Bisogna aprire Telegram e cercare l'utente botfater. Attenzione che ce n'è un altro, quello ufficiale, quello con la spunta. Bisogna avviarlo, qui ci sono tutti i comandi, noi dobbiamo fare new bot, possiamo anche cliccare qui, dobbiamo scegliere un nostro nome del bot, lo chiamiamo gestione ordini, bisogna dargli un id che sarà univoco, ad esempio questo, botfater ci restituirà un HTTP API token e infatti lo vediamo qui, dobbiamo copiarlo, adesso provvisoriamente lo incollo qui e questo ci servirà poi, questo botfater di prova andrò a cancellarlo, quindi questo API key verrà eliminato, che poi questo ci servirà nel file che andrò a creare. Poi possiamo uscire dal botfater e cercare il bot creato che si chiama gestione ordini, cerchiamo proprio gestione ordini, quindi dobbiamo andare sul bot creato, cliccare su start e scrivergli un messaggio, poi dobbiamo andare su questo URL, in pratica come è scritto qui, il token che questo va scritto qui. Adesso per privacy non posso mostrarlo, però vengono fuori tantissime informazioni tra cui ci sarà un ID con un numero. Questo numero andrà scritto nel database, nel campo che ho aggiunto nella tabella user per l'utente admin. In quel campo qui bisogna scrivere l'ID dell'utente in maniera che poi le notifiche arrivino correttamente all'utente. Poi vedrò di automatizzare questa cosa. Per automatizzare questo processo, quindi tutta questa roba, ho fatto in questo modo. Questo API token l'ho scritto dentro nel file di configurazione Telegram PHP, che poi viene usato
da profilo PHP per essere inseriti in automatico. In pratica, facendo recupera ID è come se andassimo su quella pagina scritta nel file di istruzioni, è come se andassimo qui a cercare manualmente questo ID. Questo ID viene riportato qui in automatico e lo possiamo salvare. Questo per l'utente appartenente al gruppo ufficio. Adesso devo filtrarlo, che se l'utente non appartiene al gruppo ufficio non deve far uscire questa parte e l'utente ufficio dovrà abilitare le notifiche in quel modo qui. Ti faccio adesso vedere come ho quasi terminato il tutto. Non ti ho fatto vedere tutti i passaggi perché sarebbero inutili, comunque trovi il link dove scaricare questi file qui sotto in descrizione al video. Partiamo dalla home. Nella pagina principale ci saranno tutti gli ordini con tanto di paginazione adesso impostato su 30 righe per pagina. Hanno degli sfondi diversi che poi ti farò vedere. La tabella fornitori dove si possono aggiungere, togliere o modificare i fornitori. Anche qui adesso devo fare una modifica: se l'utente loggato non è admin non deve poter eliminare, perlomeno eliminare i fornitori. Adesso sono loggato come utente Gabriele, posso inserire un ordine, quindi una quantità. Gli unici campi obbligatori sono questi: il codice del produttore, ad esempio se avessimo bisogno un componente, ad esempio ST, si scrive ST, il codice in qualsiasi componente 557, basterebbero già questi due campi, gli altri sono opzionali. Dopo, se sappiamo già il fornitore, lo scriviamo con il codice del fornitore, adesso io lo scrivo a caso, il prezzo se vogliamo scriverlo, descrizione del prodotto, il riferimento dell'ordine, progetto XY. È urgente? Sì, è urgente, in maniera che la persona dell'ufficio lo vedrà come urgente. Come faccio? Inserisci ordine, parte il messaggio su Telegram che riceverà la persona dell'ufficio con scritto nuovo inserimento, inserito dall'utente, prodotto, quantità, codice prodotto, produttore, urgente, riferimento progetto. La persona dell'ufficio non dovrà fare altro che loggarsi, in questo caso è Ricky, che appartiene al gruppo ufficio, vede che è stato inserito da parte Gabriele un nuovo codice. Quelli urgenti sono in rosso e appaiono in alto, quelli in verde perché sono già arrivati, quelli in bianco non sono stati ancora ordinati e quelli in giallo sono ordinati. Ogni prodotto ha anche un pop-up di tutte le informazioni. Il cancella lo può fare solo l'utente che l'ha inserito o l'amministratore, quindi l'utente dell'ufficio può fare modifica ordine. Ci sono dei campi che non può modificare, che sono quelli che ha inserito l'utente del laboratorio. A quel punto qui farà l'ordine la persona dell'ufficio. Quantità ordinata, può ordinare la stessa quantità richiesta, quindi facendo copia viene copiata. Il codice fornitore ordinato, che è questo, se non è giusto lo si scrive a mano, oppure facendo copia viene ricopiato. La stessa cosa il fornitore, facendo copia viene selezionato, oppure se si cambia fornitore si cambia anche il codice. Facendo salva modifiche la riga diventa gialla e viene marcata come ordinata. Se per errore vogliamo togliere il flag di ordinato si può fare annulla ordine e ritorna nello stato di prima, quindi bisogna rifare salva modifiche e ritorna in questo stato. Quando il materiale arriva, l'utente che l'ha ordinato, quindi torniamo indietro, ci loghiamo come Gabriele, ha queste caselline in più, quindi sugli ordinati ha la possibilità di impostare come è arrivato, quindi viene controllato il componente, c'è la possibilità di impostarlo come è arrivato e diventa verde. E questo, diciamo, è tutto il funzionamento. Siamo giunti quindi al termine del video. Ti ho fatto vedere grossolanamente come si fa a fare un progetto. Non è ancora terminato, adesso farò alcune modifiche. Comunque te lo rendo disponibile in modo che tu possa fare le modifiche opportune e adattarlo alle tue esigenze. La base è sotto, anche con le notifiche Telegram. Spero che siano state abbastanza chiare. Se c'è qualcosa di non chiaro, scrivimelo qui sotto nei commenti. Ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!